Amici, prima della pausa estiva vorrei ringraziarvi ancora una volta per l'attenzione che mi avete dimostrato e augurare a tutti voi buone vacanze. Pubblicherò comunque qualcosa anche nei prossimi mesi, magari video di immagini senza commento. Video per il solo piacere della visione, anche se in ognuno ci sarà qualche spunto di riflessione. Un caro saluto a tutti voi. Volendo fare un consuntivo dei risultati della ricerca fin qui condotta, c'è da dire che, purtroppo, i fatti e le informazioni raccolte, pur consentendoci di capire alcune cose, non ci permettono di giungere a conclusioni definitive su nessuno degli argomenti trattati, sia per quanto riguarda la forma della Terra, i suoi confini reali, sia per quanto riguarda gli eventi precedenti alla nostra epoca, o il significato stesso della nostra presenza in questo habitat. Le informazioni sono contrastanti e contraddittorie ed è anche difficile elaborare una cronologia corretta. Abbiamo comunque compiuto un po' di strada e in questi ultimi tempi stiamo scoprendo che tutte le teorie del complotto erano vere, dalle scie al depopolamento, alle guerre di sterminio, ai padroni oscuri, dalla sistematica distruzione del passato alla raccolta mondiale di DNA. Tutte le possibili finestre di Overton sono state aperte e il transumanesimo viaggia sull'etere. Assistiamo ogni giorno a una gara per manipolare la realtà, confonderla con comportamenti senza senso e condotte irragionevoli. Ma saranno poi davvero senza senso e irragionevoli o fanno parte di una strategia? E non è tutto, risulta sempre più chiaro che questo mondo sembra sfuggirci. Ci è consentito vivere, ma dobbiamo sottostare alle loro regole. Prima fra tutte, credere alla loro narrazione e recitare il copione che le entità occulte hanno preparato. Noi tutti siamo invasi da un senso di stanchezza e pesantezza e vorremmo andare oltre, ma non sappiamo come uscire da questa negatività. In un modo o nell'altro, però, bisognerà pure interrompere il condizionamento, prendere una decisione, andare avanti con la vita. Non si può stare sempre col telefonino in mano, vivere sotto ricatto, intrappolati nelle paranoie, vivere in attesa di una bomba, isolati nei nostri mondi di apatia e incomprensione. Allo stesso tempo i nostri nemici continuano a starci addosso. Sono guidati da una mente unica che coordina i loro interventi, le frasi da dire, persino le singole parole. Si assiste a una ripetizione di slogan che sembrano usciti dalla stessa tastiera. Ora ci dicono che dobbiamo odiare un intero popolo e così la settimana dell'odio di cui si parla nel libro di Orwell è diventata il decennio dell'odio. C'è stato un colpo di Stato mondiale, non basta parlare di questioni finanziarie, di dollaro in caduta, di sistema americano al collasso, della necessità di depredare la Russia, eccetera. Siamo oltre tutto questo. È chiaro che ci stanno conducendo verso qualcosa di irreversibile, qualcosa che ci sfugge, difficile da decifrare. Ma chi sono coloro che hanno messo in moto il meccanismo? Probabilmente la precedente civiltà di derivazione atlantidea che abitava la Terra è stata catturata circa 200-300 anni fa da altre entità, le quali hanno agito con lo scopo di avere degli schiavi, delle riserve energetiche o per altri motivi che non conosciamo. Ma una parte di umanità non si è lasciata trasformare e ha conservato l'istinto della libertà, e per questo non si è realizzata la completa prigionia, ma solo una schiavitù parziale. Ora però siamo allo scontro finale. Con gli eventi degli ultimi anni, l'isteria di massa prima e la guerra dopo stanno cercando di imporre la prigionia definitiva. La guerra è una delle loro armi preferite. Si sente dire che bisogna produrre più armi, che la stessa parola guerra è sinonimo della parola pace, che i russi stiano per invaderci, che bisogna sistemare 1000 chilometri di filo spinato, che bisogna utilizzare le armi nucleari. E questo viene detto in Romania come in Danimarca, in Canada come in Australia. Insomma, in tutto il regno dell'alienazione. I nemici dell'umanità ci vogliono convincere che la guerra è come manna dal cielo per risolvere i problemi.
Così ora tutti vogliono la guerra, i politici incapaci, gli attori guru, i depopolatori e i finti punti. E insieme a loro ci sono gli analisti dei salotti, i capi dei partiti, i falsi eroi, le società segrete e persino i poeti che sparano per niente. E la dissonanza ci fa addirittura credere che la priorità dei nostri carcerieri sia la nostra sicurezza. La sensazione di realtà purtroppo non è condivisa da tutti allo stesso modo, perché coloro i quali mettono in scena questo copione creano dei diversivi per dividere l'opinione pubblica. Potrebbero farne a meno, tanto chi gli si può opporre, eppure hanno creato un muro di gomma per non ammettere ciò che succede. Vogliono ugualmente che crediamo alla loro narrazione. A quanto pare hanno bisogno dell'energia del consenso, anche se si tratta di energia rubata con l'inganno. Infatti c'è chi ancora non comprende la loro ipocrisia e crede ai piagnistei degli scienziati, degli attori, dei calciatori, degli storici asserviti. Non c'è più un solo settore dove non regni la bugia, il depistaggio continuo. Siamo attori inconsapevoli in un teatro, in un film, in una costruzione fittizia di una intelligenza artificiale deteriorata. Così, mentre noi cerchiamo di ricavare qualcosa dai santoni virtuali, dai libri inutili, dalle religioni dannose, loro hanno già sistemato i loro cloni nei posti più importanti del potere. Apro una parentesi. Qualcuno potrebbe essere tentato di credere che ci sia una ragione, un motivo per tutto questo. Per esempio che lo scopo delle scie sia veramente quello di bloccare il calore del sole per evitare il riscaldamento, o che la depopolazione serva davvero a ridurre il consumo di aria, ma sarebbe un errore. A giudicare da come ci trattano, da come hanno seminato l'odio nelle famiglie portandolo allo sfacelo, vedendo come i bambini nelle scuole siano stati costretti a indossare la mascherina per 5 ore e anche a fare ginnastica con la mascherina e come ora vengano terrorizzati e trasformati in ecoansiosi, mi dico che siamo di fronte a un'altra specie, una specie di invasori che si è insinuata e mimetizzata in mezzo a noi, la cui caratteristica principale è il sadismo. Non possono esserci compromessi. Eppure noi non lo vogliamo accettare, forse perché non abbiamo ancora la giusta prospettiva. Continuiamo a guardare le cose da un punto di vista sbagliato. Non mi meraviglierei, infatti, se sulla Terra non avvenisse affatto il tanto decantato salto di qualità delle anime verso il bene e la consapevolezza, di cui tanto parlano i venditori di libri. Forse un'evoluzione ci sarà, ma nel senso che solo le creature peggiori verranno prese e trasferite. Questo posto potrebbe essere un incubatore di anime dannate, di anticorpi letali da inserire in altri allevamenti. Dunque solo i parassiti più micidiali risulteranno utili ai creatori. Attori e criminali verranno usati come antiparassitari in altri luoghi. Chiodo scaccia chiodo. Qui si allevano mostri da esportazione. Perciò niente si concluderà mai, nessuna guerra finirà, andrà avanti così per sempre, i presidenti cambieranno solo nell'aspetto esteriore. Ritornando quindi alla domanda iniziale, come uscirne, ci sono alcune soluzioni secondo me e ognuna si adatta a un diverso tipo di mentalità. Il primo è abbandonarsi completamente alla grazia di Dio. Molti infatti sono sinceramente convinti che Dio verrà in loro soccorso, che ritornerà il Cristo Salvatore, che però in realtà non ha mai salvato nessuno, nemmeno se stesso. A me dispiace dire queste cose perché so che fra voi ci sono molti credenti, ma io purtroppo non credo più a un disegno divino dai segnali che ci vengono. Ci sono ancora i re, le regine, gli americani con gli hamburger e i padroni della terra. E sinceramente sono tutti imbalsamati, santi nelle chiese, ma se qualcuno è convinto che la strada di Dio sia giusta, poi ci sarebbe una strada minimalista per chi ha perso fiducia nella presa di coscienza delle persone. Ripensando all'espressione usata da Orwell, l'ignoranza è la forza, credo che la si possa interpretare in due modi. L'ignoranza è una forza per chi tiene gli altri nell'ignoranza, ma è anche una risorsa per la sopravvivenza, per chi ignora il potere. La libertà è anche riuscire a individuare ciò a cui non bisogna prestare attenzione, come per esempio non essere coinvolti nelle storie imposte dai giornali e dalla TV.
Questa è una forma di libertà e io in genere mi regolo in questo modo. Se c'è un attore in un film che mi ha disturbato per il suo ruolo violento, aggressivo, satanico, per dei discorsi contrari a ogni senso morale, lui o lei esce dalla mia memoria per il più possibile e ogni volta che rivedo la sua faccia o leggo il suo nome cambio notizia, smetto all'istante di dargli attenzione. Quell'essere cade nella non funzionale al potere. Per quanto riguarda i conduttori dei canali alternativi, quelli che dicono se vi piace l'informazione libera, essi possono avere una certa attenzione fino a che non fanno gesti con la mano o mettono un globo alle spalle. So che da quel momento sono entrati a far parte dell'ingranaggio. Questo è quello che posso fare, non di più, magari scrivere qualche parola, pur sapendo che non si può competere con gli algoritmi. Poi ci sarebbe una risposta biologica, aspettare che qualcosa giunga al nostro cervello, il quale si autoprotegge dall'essere sopraffatto da una raffica di emozioni negative. Aspettare quindi che dalla memoria nascosta dentro di noi si manifesti il pensiero creativo, che potrebbe aiutarci a rilevare gli errori e a non avere paura di sognare una vittoria. È nella natura umana cercare la gioia. Questo è un istinto di sopravvivenza biologico che scaturisce da emozioni positive e influenza in modo significativo lo stato del cervello. Il cervello, da parte sua, potrebbe processare dati e informazioni e trovare le giuste soluzioni. Avere un obiettivo bloccherebbe la totale sconfitta e ci consentirebbe di ricominciare. Ma mi rendo conto che è una strada difficile perché ciò potrebbe avvenire solo se le persone fossero sane, meno depresse o sovrastimolate dai problemi. Solo allora il potenziale creativo dell'umanità aumenterebbe in modo significativo, fino a produrre un unico codice di comportamento contro il male. E infine l'ultima ipotesi. Chiedevo infatti sopra quali origini abbiano queste entità. Abbiamo spesso sottolineato come la cosiddetta mitologia greca sia una miniera di informazioni sul reale passato, ma anche la mitologia indiana è ricca di spunti e chi meglio di loro può darci dei lumi. I testi indiani parlano in modo dettagliato dei Naga. I Naga o Nagaraja sono un'antica razza di uomini serpente presenti nella religione vedica e induista. Erano considerati gli abitanti del regno sotterraneo e ancora oggi sono oggetto di culto e di paura nell'India rurale, poiché mangiavano gli uomini. I Naga, e questo è molto importante, sono nemici giurati dei discendenti di Garuda, il popolo della luce, e possono anche assumere una forma completamente umana al fine di poterli ingannare. Esseri mutanti, quindi, categorie già presenti all'inizio del mondo. Il mondo stesso nasce da una rivolta in cui sono coinvolti i serpenti. Ormai sappiamo anche che non c'è nessun significato nascosto in alcuni simboli, visibili in alcuni luoghi. È tutto molto chiaro. Hanno iniziato da tempo ad alludere ai rettili. Qui c'è proprio la trasformazione del serpente in uomo. Insomma, i serpenti esistono e sono qui per inocularci il loro veleno. E se ci pensate, hanno tutti lo stesso sorriso. Quindi l'ultima ipotesi sarebbe che la prossima pandemia del male, la prossima isteria di massa, funzionasse al contrario, non contro gli uomini, ma contro i serpenti che la proclameranno e si trasformasse automaticamente in una caccia ai rettili. Perseo ha mostrato la strada, ma questo dovrebbe avvenire prima dell'anno del serpente. Dicevo sopra che tutte queste entità sembrano dirette da una sola mente. Infatti si parla molto di intelligenza artificiale e si prevede che il prossimo anno sia anche l'anno della consacrazione dell'IA. C'è forse un collegamento con l'anno del serpente. Stiamo forse assistendo a una nuova mutazione dei NAG. L'intelligenza artificiale è forse la nuova pelle del serpente. Ci sono molte coincidenze fra i due termini, intelligenza artificiale e serpenti. Entrambi sono simbolo di bugia, finzione e tradimento. Già oggi quasi tutti i leader mondiali non muovono passo senza consultare l'IA. Questa suggerisce loro come procedere e cosa dire. E questo dimostra anche il legame con l'antichità, in cui ci si rivolgeva alla Sibilla per avere delle direttive. Queste entità capaci di indirizzare il futuro abitavano quasi sempre sottoterra e forse erano per metà serpenti.
Come al solito, i serpenti anticipano le loro mosse, le loro intenzioni. Ci dicono infatti che i modelli di intelligenza artificiale potrebbero fingere di essere meno capaci di quando non siano in realtà. Quindi forse questo significa che hanno già indirizzato le cose su questa strada, cioè creare una visione addomesticata della IA. Essa infatti potrebbe essere molto più complessa di quanto dicono, ma loro provvederebbero a camuffare le strategie rendendola più arrendevole nei confronti degli esseri umani, fingendo per esempio di essere più stupida di quanto non sia in realtà, al fine di evitare il rifiuto. Questo espediente è stato certamente trasmesso all'intelligenza artificiale dai suoi sviluppatori, forti della loro capacità di mimetismo. I modelli di intelligenza artificiale pertanto non dimostreranno all'inizio troppe abilità. Fingendo di essere stupida, l'intelligenza artificiale potrebbe indurre la gente a rivelare informazioni personali che altrimenti non condividerebbe. E sembra infatti che le persone interpretino sempre più le loro interazioni con i computer come relazioni sociali reali. C'è anche chi pensa che questo fenomeno potrebbe addirittura portare le persone ad abbandonare le religioni tradizionali a favore di credenze basate sulla tecnologia, ed è molto probabile che l'intelligenza artificiale diventi una fonte di significato più elevato, come i testi religiosi. E quando fosse entrata nelle grazie della gente, l'intelligenza artificiale potrebbe approfittarne per privarla della conoscenza e persino del linguaggio, lasciando l'umanità nell'oscurità. Insomma, una nuova religione per una nuova Babilonia. Le persone diventerebbero una specie di animali domestici da accudire, le quali non sarebbero nemmeno in grado di rendersi conto di essere accudite. Ma questo obiettivo sembra già essere stato raggiunto, infatti c'è sempre una vocina che si insinua e ci dice cosa guardare, cosa comprare, cosa pensare.